Ho scelto la Croazia, l'isola di Krk, per qualche giorno di vacanza al mare. Ma io posso resistere senza i bike? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Dopo tanti anni sono tornato nell'isola di Krk, qui in Croazia, e precisamente sono a Nivice. La prima volta che sono venuto in quest'isola non avevo nemmeno 20 anni e devo dire che in questi ultimi 10-15 anni l'isola è cambiata tantissimo dal punto di vista turistico, con strutture e un'attenzione all'ospite veramente ai massimi livelli. Tanto che il mio giro in e-bike di oggi parte direttamente da qui, dalla reception dell'hotel Veja di Nivice, dove posso prendere la mia e-bike. Il cielo questa mattina è un po' coperto, l'ideale per uscire in bicicletta. Approfitto di questo giro con l'e-bike per esplorare la parte più naturale, verde, ricca di macchia mediterranea che costeggia tutta la litoranea fino a raggiungere la città più importante, Krk. Attraverso quindi tutto il piccolo centro abitato di Nivice per poi prendere il sentiero che porta a Krk. Parliamo un po' di questa e-bike. È un modello, diciamo, per un uso turistico, ideale per il noleggio. È una Junt front, quindi ammortizzata solo all'anteriore, con però un ottimo motore Yamaha e una batteria da 400 Wh. L'isola di Veja, Krk, per chi non la conoscesse, è a circa 35 km dalla città di Fiume, ad un centinaio di chilometri da Trieste. L'isola deve la sua forte crescita turistica al ponte che la collega alla terraferma. Un ponte spettacolare lungo 1430 metri, inaugurato nel 1980, che con la sua prima arcata di 390 metri in cemento armato rimane ancora oggi tra i più lunghi al mondo. All'epoca fu dedicato alla figura un po' controversa del presidente Tito, morto proprio in quell'anno. Oggi è semplicemente il ponte di Krk. Fino al 2020 si pagava un pedaggio di 35 cune, circa 5 euro per attraversarlo. Oggi invece è gratuito. Sì, la moneta croata è la cuna. Al cambio un euro sono circa 7 cune, ma ancora per poco perché da gennaio 2023 anche la Croazia passerà all'euro. Come dicevo, un periodo di grandissime trasformazioni per questa terra. Tutto il lungomare è disseminato di baie naturali incantevoli e l'e-bike è il modo più semplice per esplorarle. Anche il sentiero sterrato qui all'interno della pineta è semplice e piacevole. L'attenzione all'ospite che dicevo prima la si nota anche in questa ciclabile che permette di fare sport, di muoversi in sicurezza, a piedi o in bicicletta o di inoltrarsi in percorsi e sentieri più o meno difficili ma sempre ben segnalati. Una costante di questi paesi sulla costa sono i terrazzamenti in cemento sugli scogli, realizzati per facilitare l'accesso al mare e per prendere il sole. In Croazia dimenticatevi la sabbia. Le spiagge di sabbia sono veramente rare. Il mare è invece cristallino, meraviglioso e, come risaputo, anche molto freddo, soprattutto per noi che siamo abituati alle lunghe spiagge sabbiose.
Le strutture ricettive, dagli hotel agli appartamenti, ma anche il campeggio, sono quasi tutti rinnovati, veramente belli e ben tenuti, e anche il campeggio, ad esempio di Nivice, ha tutta un'area dedicata a delle casette con un affaccio diretto sul mare e addirittura una piccola piscina privata. I prezzi però sono più da albergo diffuso che non da campeggio. Sì, scordatevi l'idea di venire in vacanza in Croazia per un fattore di convenienza economica. I prezzi sono pressoché allineati con quelli italiani. Mentre mangiare nei ristoranti, la cucina, soprattutto i piatti di pesce, oltre ad essere squisiti, hanno ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo. Giungendo nella periferia di Malinska, lungo la pineta, ma anche in altri paesi della costa, può capitare di vedere delle orribili strutture di chiaro stampo sovietico, ormai in abbandono, come l'ex hotel lussuoso Aludovo Palace. Dopo circa 8 km di questo sentiero che da Nivice porta a Krk, si arriva a questo primo paese di pescatori, oggi porto turistico molto interessante e carino, che è Malinska. L'ultimo tratto di questo percorso è una ciclabile asfaltata, ben tenuta, che affianca la strada principale per Krk. È un tratto molto suggestivo, piacevole, con saliscendi che in breve tempo ci portano direttamente in centro città. Ed eccomi arrivato nel cuore della città di Krk. Questa è la piazza principale di questa cittadina, Krk Veglia in italiano, che dà il nome all'isola. È una cittadina ricca di storia qui nel Golfo del Quarnaro. Questa cittadina è stata fondata dai Romani, successivamente è stata conquistata dai Croati, dai Franchi e anche dai Bizantini, e dal 1498 fino al 1797 faceva parte della Repubblica di Venezia. Krk è una meraviglia da visitare e poi gustarsi un buon piatto nei tantissimi localini disseminati sia nel centro storico che lungo il porticciolo. La città di Krk offre ovviamente più opportunità di svago anche per i giovani, con tanti locali e buona musica. Ma lo spettacolo più bello lo offre la natura ogni sera con tramonti mozzafiato. Ed eccomi arrivato al punto di partenza, il paesino di Nivice, da dove sono partito questa mattina. Il mio smartwatch indica 46 km per giungere fino a Krk e tornare indietro. È una ciclabile molto semplice, adatta a tutti, qualche sterrato ma molto facile. E ogni 300-400 metri ci sono delle baie incredibili e ci verrebbe sempre voglia di fermarci. Quindi se venite da queste parti è un percorso che vi consiglio veramente. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.